Ciao, un saluto sociale a tutti. Mentre il mio amico Mattia lavora alla Cremente, io sto guardando, divertendomi un pochettino, Flatcam e pensavo di farlo insieme a voi. Flatcam è uno strumento che abbiamo utilizzato spesso in passato per realizzare i nostri circuiti e nel nostro canale inglese troverete dei video al riguardo. Abbiamo visto però negli ultimi tempi che sono uscite nuove versioni, nuovi aggiornamenti, è stato sviluppato e andremo a analizzare le caratteristiche dell'ultima versione. Detto in altre parole, vi dirò brevemente cos'è Flatcam e perché ci interessa, quali sono gli aspetti interessanti. Vi mostreremo molto velocemente come si installa e vi descriverò l'interfaccia grafica in maniera tale che sia facile e chiaro come utilizzarla al meglio e andremo ad analizzare le impostazioni principali, cosa che ci faciliterà poi altre operazioni. E infine mostrerò un semplice esempio di utilizzo e magari in un video successivo, vedremo quanto tempo ci metterò, vi mostrerò esempi più complessi e funzionalità più avanzate che sto scoprendo anch'io adesso, perché è una versione beta e quindi ci sono cose che sono uguali alle versioni precedenti e cose che sono cambiate che non sono ancora ben documentate, insomma. Flatcam è un software il cui scopo principale è la realizzazione di circuiti usando la tecnica della fresatura. Ci permette di passare da file Gerber ed Epsilon, che sono il risultato della progettazione con CAD per PCB, a dei file di comandi G-code, che potremmo utilizzare sulla nostra macchina CNC per le lavorazioni. È uno strumento interessante sia per quello che ci permette di fare, sia perché è open source, avendo una licenza MIT. E anche perché il suo sviluppo è attivo e questo è un buon segno per un prodotto open source, perché significa che c'è interesse nel migliorare il software. E per questo ringraziamo gli sviluppatori. Iniziamo scaricando e installando l'ultima versione. Andiamo nella pagina di download del sito flatcam.org, che a sua volta ci spiega che nel caso avessimo un sistema basato su Unix, dovremmo fare il clone del repository e nel manuale di installazione ci viene detto di installare tutte le dipendenze manualmente o utilizzando uno script. E infine si può lanciare l'esecuzione usando Python. Nel caso di Windows, che è il nostro caso, abbiamo a disposizione un eseguibile che ci permette di installarlo. Come avrete notato, tutte le ultime versioni sono delle beta e potremo quindi aspettarci funzionalità più avanzate rispetto alle versioni precedenti, ma anche possibili bachi. Avendo a disposizione un sistema 64 bit, scarico l'ultimo eseguibile a 64 bit e lo installo. All'avvio del software, la prima cosa che notiamo è la plot area, che è dove verranno visualizzati tutti gli oggetti e le lavorazioni di nostro interesse. In quest'area sono visualizzabili una griglia di quadratini con il lato di 1 mm, perché abbiamo un'unità di misura in millimetri e non in pollici. È un sistema di assi. In alto notiamo il menu, ai due lati le barre degli strumenti, in basso a sinistra una barra di stato, in basso a destra delle coordinate assolute relative, probabilmente rispetto agli assi della plottaria, l'unità di misura in cui queste coordinate sono mostrate e lo stato del processamento interno del software, che in questo momento è idle, perché non sta facendo nessuna operazione. Questo tastino in alto a sinistra ci permette di mostrare o nascondere l'area di progetto, selezione strumenti, che descriveremo a breve. Cliccando col tasto destro sulle barre degli strumenti o sulla barra dei menu viene visualizzato un ulteriore menu che ci permette di nascondere o visualizzare altri elementi. Notiamo che al momento sono selezionate e quindi mostrate tutte le barre degli strumenti e possono essere locked quando la spunta Lock Toolbars è attiva. In altre parole possono essere elementi grafici ancorati nelle loro posizioni e inamovibili, altrimenti si possono spostare in altre posizioni, ad esempio orizzontalmente al di sotto della barra del menu. Spuntando Flatcam TCL Shell viene mostrata a video una shell che ci permette di visualizzare lo stato e l'esito delle operazioni e anche di eseguire comandi da linea di comando. Molte delle operazioni eseguibili da shell sono anche eseguibili da interfaccia grafica,
ma la shell può essere comunque uno strumento utile per visualizzare l'esito dell'operazione e nel caso di fallimento di un'operazione per cercare di capirne le cause. Per ora la nascondiamo togliendo la spunta a Flatcam TCL Shell. Analizziamo adesso l'area di progetto, selezione e tool, che è appunto divisa nei 3 tab corrispondenti che sono distaccabili, a meno che non si voglia evitare questa possibilità cliccando col tasto destro su uno dei tab e togliendo la spunta a Detachable Tabs. In basso troviamo degli elementi grafici che sono in realtà relativi al cursore della plot area. C'è un tasto per attivare o disattivare lo Snap to Grid, cioè l'aggancio automatico del cursore sulla griglia della plot area. Quando non è attivo si può spostare il cursore in maniera continua sulla griglia, altrimenti il cursore si sposta solo in determinati punti. A fianco ci sono le distanze su X e Y, in cui avviene questo posizionamento del cursore, di default sono settate a 1 mm, e se questo quadratino ha la spunta viene usata la stessa distanza su entrambi gli assi. Se si toglie la spunta è possibile usare distanze di posizionamento diverse, ad esempio se imposto 0.5 il cursore si sposta in questa direzione di un quadratino, in quest'altra di mezzo quadratino alla volta. A lato troviamo 2 opzioni disabilitate che al momento ignoriamo. Nella scheda di progetto troviamo 6 elementi, che rappresentano delle classi di oggetti che andremo ad utilizzare in seguito. I primi 4 sono quelli che ci interessano maggiormente. Sia i Gerber che gli Echelon sono file che seguono ognuno uno standard ben definito. Entrambi i tipi di file sono il risultato di una progettazione CAD di un circuito elettronico stampato, anche detto PCB. I Gerber descrivono la posizione e le dimensioni delle piste, delle piazzole dei componenti delle vie e di tanti altri elementi del PCB. Gli Epsilon denotano la posizione e le dimensioni dei fori del PCB, che possono essere di diverso tipo. Le geometrie sono oggetti che possono essere derivati da operazioni effettuate sui Gerber o generati da Flatcam stesso. In entrambi i casi si tratta di oggetti intermedi che verranno poi utilizzati per generare degli oggetti di tipo CNC Job. Anche gli Epsilon possono generare dei CNC Job. Questi ultimi sono oggetti che possono essere salvati come file G-code per la nostra macchina CNC, specificando determinati parametri che vedremo. Ogni volta che selezioniamo uno degli oggetti appartenenti a una di queste classi, nel tab Selected vengono visualizzate le operazioni che si possono effettuare a partire dall'oggetto selezionato e le relative impostazioni. Nel tab Tool è possibile utilizzare strumenti adatti a operazioni particolari, che vedremo eventualmente in seguito. Adesso andiamo nel menu Edit, Preferences e si aprirà un tab composto a sua volta da 8 tab, ognuno dei quali è pieno zeppo di opzioni. Ma non vi preoccupate, non le analizzeremo tutte, ma andremo a toccare solo i punti che riteniamo necessari e che ci consentiranno di avere delle impostazioni di default che ci faranno risparmiare tempo in seguito. Sembra che queste preferenze si possano salvare sotto forma di file ed eventualmente possono essere anche rimportate in seguito. Nel tab General le impostazioni che ci interessano sono l'unità di misura che impostiamo su millimetri, nel caso non lo fosse, e il motore grafico, il Graphic Engine. La possibilità di scegliere OpenGL come motore grafico è una novità di questa versione rispetto alle precedenti e se disponiamo di una scheda grafica che supporta OpenGL, come nel mio caso, dovrebbe permettere prestazioni migliori nell'elaborazione grafica rispetto all'opzione Legacy. Per il momento lasciamo le altre impostazioni grafiche così come sono e passiamo al tab Gerber. Nella sezione Gerber General ci interessano i valori di default dell'unità di misura e degli zeri. Queste proprietà dipendono dal CAD che usate per progettare il PCB e dal modo in cui il vostro CAD viene impostato per salvare i file Gerber. Se, ad esempio, salvate i Gerber dal vostro CAD con misure in pollici, lasciate l'impostazione su inch. Altrimenti, nel caso siate anche voi fedeli praticanti del sistema metrico decimale, impostate le misure in millimetri. Invece, le impostazioni degli zeri stanno a indicare se i valori delle coordinate dei Gerber includono gli zeri della parte sinistra, nel caso di leading zeros o LZ, oppure se includono gli zeri nella parte destra, nel caso di trailing zeros o TZ.
In pratica dovrebbe servire a capire dove si trova il separatore decimale, magari insieme ad altre informazioni come il numero di cifre decimali o intere. Comunque, se non siete sicuri se i vostri Gerber siano LZ o TZ, è un bel guaio. Come si fa? O guardate se nelle impostazioni del vostro CAD c'è qualcosa che lo esplicita, oppure aprite i Gerber come file di testo e di solito trovate questo tipo di informazioni nell'intestazione. Per i CAD che uso io di solito imposto TZ per i Gerber e vedremo che anche per gli Epsilon c'è un'impostazione identica. Diamo quindi uno sguardo alla sezione Gerber Options e nell'Isolation Routing riconosciamo alcuni campi familiari che sono presenti anche nelle versioni precedenti di FlatCam. Andremo ad impostare qui i valori usati più di frequente per generare la geometria della fresatura e ce li ritroveremo come valori di default ogni volta che vogliamo generare una nuova geometria di fresatura. Ad esempio, noi usiamo spesso punte con un diametro da 0,2 mm, facciamo di solito 3 passate per isolare le tracce e usiamo una percentuale di sovrapposizione delle passate del 40%, almeno. In questa casella di testo penso ci sia un baco. Se provo ad esempio ad impostare il 40% direttamente, il valore si azzera. Se uso le frecce invece riesco a impostarlo. Spuntiamo il campo Combine Passes in maniera tale che venga generato un solo oggetto di geometria per tutte le passate, invece che oggetti distinti per ogni singola passata. Le altre due opzioni mi sono meno familiari, ma in questo caso ci viene in aiuto l'aiuto visivo, che ci spiega che nel caso dello scope che le tracce di isolamento possono essere create attorno a tutti i poligoni del Gerber in uso, selezionando l'opzione All, oppure solo attorno ai poligoni selezionati manualmente dall'utente se si seleziona l'opzione Selection. Guardando invece la spiegazione del milling type, restano i dubbi su quali siano in effetti le differenze nella generazione della geometria, e forse lo scopriremo quando andremo a fare un esempio di generazione delle geometrie di isolamento. Direi che per il momento possiamo lasciare inalterate le altre opzioni, e poiché questo video sta venendo un po' troppo lungo, per adesso lo termino qui, e ci sarà una seconda parte in cui vi mostro il resto delle opzioni e facciamo un po' di esempi. Grazie per la vostra attenzione e se volete sostenerci iscrivetevi.